Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un primer dedicato al Centurion, prendendo in esame, dopo aver visto in azione questo archetipo in un nostro game plan, una build costruita da una nostra vecchia conoscenza del canale, Lorenzo Aita, che ci propone per l'occasione una lista fuori dai generis. Passiamo da un archetipo nei colori Gruul, che prova a costruire una combo del tutto inaspettata, con qualcosa di altrettanto esplosivo e dirompente, anche se è un color pie, il nero, che già in passato, nonostante i limiti del formato, ci ha mostrato tutto il suo potenziale. Ora però, grazie a questo figlio oscuro, avremo modo di trasformare la vita in risorsa, la morte in vittoria, con un piano di gioco tanto estremo quanto veloce e letale, non solo per i nostri avversari, persino per noi, se non sapremo dosare la foga della nostra bramosia di potere. Questa volta vi parleremo di Kyrrik, Son of Yawgmoth. Siamo di fronte a una leggendaria che estende il concetto di mana firexiano all'estremo, con delle abilità che ci aprono le porte a delle sinergie molto potenti, a patto di dosarle con cura, visto che comunque gravitiamo in un formato a 25 punti vita iniziali, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 7 mana, 4 generici e 3 pagabili con mana nero o 2 punti vita, abbiamo un servitore orrore con forza 2 costituzione 2, legame vitale e 2 abilità, di cui una in particolare modifica il costo di cast delle nostre magie. Nella prima abilità abbiamo, per ogni mana nero in un costo puoi pagare 2 punti vita invece di pagare quel mana. Mentre nella seconda c'è, ogni qualvolta lanci una magia nera, metti un segnalino +1/+1 su Kyrrik, Son of Yawgmoth. Ci troviamo di fronte a qualcosa di oggettivamente dirompente, perché ci permette di cortocircuitare, sostituendo i costi di cast, con mana nero i punti vita, che potremo reintegrare in primis con un attacco del generale, per un vantaggio, in termini di risorse, molto interessante. Ma non basta, la seconda abilità ci permetterà di incrementare con dei segnalini +1/+1 le statistiche del generale, trasformandolo in un bittante sempre più grande, ma soprattutto una fonte ancora più cospicua di punti vita, così da darci modo di attivare nuovamente magie dal costo ridotto. Una serie di vantaggi intrinsecamente collegati tra loro, che potranno trasformare il nostro Kyrrik, Son of Yawgmoth, in un versillo del male, in cui niente cresce al suo passaggio, se non la morte e la distruzione di tutto ciò che proverà a fermarci. Con tutto il potenziale offerto da Kyrrik, Son of Yawgmoth, sia in fatto di sconti di cast delle nostre magie, sia in meri potenziamenti delle sue statistiche per attacchi sempre più importanti, appare evidente un piano di gioco in cui i nostri punti vita verranno spremuti a dovere. Di certo punteremo a ottenere sempre nuove carte da giocare, quindi gli strumenti di card draw non devono assolutamente mancare, a partire da qualche creatura con Dark Confidant e Street Wraith, per un primo supporto sotto questo punto di vista. Anche sul fronte delle magie con Night's Whisper e Singing Blood, o degli artefatti come Mishra's Bubble, abbiamo qualche elemento che ci garantisce qualche carta in più, anche pagando lo scotto di qualche punto vita nel processo, ma sono inezie rispetto al potenziale che il nero ci può offrire su questo fronte. Innanzitutto, con Peer into the Abyss, possiamo ambire a metà del nostro grimorio in un sol colpo e perdere metà dei nostri punti vita non è affatto disdicevole, soprattutto se il nostro generale sarà pronto ad attaccare l'avversario dopo questa azione ardita. A questa carta estrema aggiungiamo altre tech in questo colore, Necropotence, Pyrexia Nera e Yawgmoth Bargain, che possono incrementare, anche di molto, l'accesso al grimorio, dando benzina alle sinergie del generale, che non vede l'ora di castare nuove carte nere, ingrossando le sue statistiche. È chiaro che con questi strumenti avere mana aggiuntivo per incentivare il cast compulsivo delle nostre magie è fondamentale, soprattutto se siamo a corto di punti vita, ma grazie a Bubbling Mook, Cabal Ritual, Dark Ritual e Reign of Fifth avremo più di un modo per avviare al meglio la nostra azione, anche solo il cast del comandante in fretta. A questi elementi, sempre molto graditi, affiancheremo una serie di sassi, preoccupandoci di ottenere sia mana colorato, ma soprattutto quello incolore, con cui non possiamo interagire con le tech del generale, attraverso Arcane Signet, Basal Monolith, Cold Steel Earth, Pheromone Stone, Fractured Power Stone, Guardian Idol, Jet Medallion, Mind Stone e Sphere of the Sun. Un nutrito comparto adatto anche a sostenere le nostre magie più costose, che solo in parte possiamo cortocircuitare con i nostri punti vita, ma a questa sfilza di artefatti affiancheremo tutto quello che può entrare in campo senza incidere sul mana a disposizione, con Everfalling Chalice, Jewel's Amulet, Lionside Diamond, Lotus Bloom, Lotus Petal, Mox Amber, Mox Opal, Mox Tantalite, Sun Talisman e Urza's Bubble. Andremo a rovistare tra i raccoglitori anche scegliendo carte poco ottimali, persino con sospendere. Insomma, qualsiasi cosa pur di avere più mana e spingere l'acceleratore sulla strategia alla base di questa lista, che punta nei fatti a un cast compulsivo di più carte possibili. Con il nero come unico colore accessibile aggiungiamo, anche grazie a Expedition Map, un comparto terra dedicato espressamente ad aumentare il mana a disposizione, con Cabal Coffers, Cabal Stronghold, Lake of the Dead e Urborg, Tome of Yawgmoth, giusto per rimanere anche in tema con il flavor del generale e non solo. Un'iniezione di mana in quantità che proveremo a sfruttare anche grazie a diversi tutori accessibili al momento nel formato, tra Berserk Queen, Dark Petition, Diabolic Tutor, Grim Tutor, Profane Tutor e Wishock Talisman, pronti a darci tutto quel che ci serve per innescare il nostro piano perverso. A queste tech utilissime per cercare i pezzi pregiati nella lista affianchiamo un'altra staple in questo color pie, Yawgmoth Wheel.
per un nuovo accesso dal grave di tutte le carte che avremo usato e gettato nel frattempo, per un'estensione della mano inarrestabile, in sinergia con le altre tech del mazzo. Per proteggere questo piano ardito e delicato nella sua esecuzione useremo Home of Jirapur per silenziare l'avversario e Cavern Souls per superare le cast del generale dai counter, una delle minacce più pericolose che potremo incontrare sul nostro cammino. Tutta questa smania di castare carte, anche incidendo pesantemente sui nostri punti vita, verrà concretizzata da due carte che ci offriranno di certo la chiusura: Areflux Reservoir, che con le sue sinergie condite di life gain, e Bola Citadel, un motore di casta estremo che può alimentare il nostro servitore orrore, rendendolo una finisher inaspettata. Con un piano di gioco che punta a valorizzare al massimo Kyrix Son of Yagmoth, capace di convertire il mana nero in mana firexiano, dobbiamo avere a disposizione tutti gli strumenti possibili offerti dal nero per controllare il nemico, impedendogli di contrastare le azioni ipotizzate in questa build. Per farlo, soprattutto vista la scarsità di creature presenti tra il 99, ci doteremo di diverse removal, tra Bone Shards, Dismember, Fatal Push, Snuff Out e Sudden Edit, così da inibire le combat del nemico, semplicemente obliterando i bittanti che proveranno ad attaccarci. Per le altre mestizie, molte delle quali non trovano risposta nel nostro color pie, proveremo a rispondere con un comparto di scartini espanso al massimo, con Aghanism Remorse, Dredge Fudge, Dures, Imtoturach, Inquisition of Kozilek, Mind Twist e Tuxize, cercando di coprire i lati ciechi al massimo, eliminando alla fonda le carte più pericolose. Anche con delle vrate come Dead of Winter e Toxic Delage, proviamo a replicare colpo su colpo a bordo troppo affollati, scegliendo con cura carte che potremo far eludere al generale, che saremo capaci di pomparne a dismisura le statistiche con i segnalini +1/+1 accumulati dal cast delle nostre magie nere. Per avere tra il 99 qualcosa di flessibile, pronto anche a replicare le situazioni più disparate, annoveriamo Collective Brutality, che non faticheremo ad attivare con dei discard aggiuntivi, visto che spesso avremo molte carte in mano su cui contare da sacrificare nel suo cast. Contro il cimitero del nemico, spesso fonte di problemi non risolvibili facilmente, useremo Clean to Dust e Nili Spell Bomb, utili a darci anche nuove carte in mano nel loro processo di rimozione, effetto che non può che giovare alla nostra ingorda strategia. Per frenare i mazzi capaci di interagire più rapidamente, magari con delle magie a costo zero, al nostro piano di gioco, useremo Defense Grid per frenare le loro risposte, così da permetterci con calma di mettere in campo i pezzi utili per avviare la nostra macchina di distruzione. Un incedere a volte lento, a volte esplosivo, ma pur sempre letale, come il nostro Kyrix Son of Yagmoth, che non vede l'ora di far rigiorgere dalle ceneri del suo mondo tutto il male intriso nelle viscere della terra. Il concept che ha perseguito Lorenzo Aita per costruire una lista capitanata da Kyrix Son of Yagmoth è partita da alcune staple presenti nel nero, che spiccano ancora di più per efficacia ed efficienza, grazie alle caratteristiche offerte da questo generale. Grazie a carte come Necro Potence e Yagmoth Bargain, in combinazione con Areflux Reservoir e Bola Citadel, due carte estremamente sinergiche tra loro, abbiamo il mix perfetto per chiudere dal nulla, sfruttando anche lo sconto di mana ottenibile con il comandante in campo. Lo sconto di mana in punti vita però ci scopre il fianco verso gli aggro avversari, ma con l'arsenale di rimozioni puntuali e globali potremo tenere testa a questo tipo di assalti, potendo così avere tutto il tempo per assemblare la chiusura, sfruttando anche Kiri come bloccante, utilissimo con il suo legame vitale a dare gas al nostro piano. Altro elemento imprescindibile passerà dai molti scartini che annoveriamo nella lista, che possono eliminare alla radice tutte quelle interazioni fastidiose che potrebbero rallentarci troppo, lasciando troppi margini di manovra all'opponente di turno. Un piano di gioco estremo quello previsto per Kyrix Son of Yagmoth, più che comprensibile per questo figlio di Pirexia, assetato di essenza vitale, desideroso di vendicare l'illustre padre e la sua terra martoriata. Come accennato in precedenza per Lorenzo Aita, questo Kyrix Son of Yagmoth deve puntare a tutti i costi a un piano combo ben preciso, che passa necessariamente tra gli enabler che erodono punti vita per pescare i sassi chiave per chiudere. Se Reflux Reservoir e Bola Citadel sono il piano principale su cui puntare, abbiamo comunque altri elementi forti di contorno, uno su tutti Peer into the Darkness, che ha modo di riempirci la mano con metà del nostro mazzo, offrendoci quasi di sicuro un modo per chiudere piuttosto agevole. Anche Yagmoth's Will, da solo abbinato a Reflux Reservoir e il generale, ci permette di alimentare piuttosto facilmente lo Storm Count e conseguentemente bilanciare tutti gli sconti di casta attraverso punti vita, così da trovare un modo per chiudere. Insomma, un piano di gioco semplice e piuttosto lineare, supportato da Kyrix Son of Yagmoth e da un parco di carte adatto ad azzerare qualsiasi tipo di minaccia che l'avversario proverà a proporci prima della nostra inevitabile vittoria. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Kyrix Son of Yagmoth si posiziona nelle meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Tendenzialmente i matchup si dividono molto in base allo specifico avversario da affrontare, visto che erodiamo molto rapidamente i nostri punti vita già da soli, anche solo con il cast del generale, che ci porta irrimediabilmente a meno di 6 punti vita, se vogliamo castarlo in fretta.
Verso gli agro molto spinti, come ad esempio Gallo e Endless Dance, è chiaro che dovremmo essere cauti, ma qui ci può venire in soccorso il generale, soprattutto se ne pomperemo le statistiche, trasformando in un bloccante perfetto, con in più un provvidenziale life gain su cui contare. Verso il contro siamo generalmente più favoriti, visto che in un turno senza troppe pressioni sui nostri punti vita abbiamo modo di castare molte carte tutte insieme, ma dovremo fare molta attenzione alle interazioni di questi avversari, visto quanto è vitale avere il generale in campo. Qui ci aiuteranno gli scartini a dilapidare la mano del nemico, mentre Kirison o Yamot spadroneggerà indisturbato, manipolando la nostra stessa sopravvivenza, pur di portarci alla vittoria. Sul fronte delle modifiche possibili a questa build, governata da Kirison o Yamot, per Lorenzo Aita sono possibili tante piccole o grandi variazioni sul tema, andando a sfruttare carte recenti, ma anche staple del passato, che qui possono trovare casa facilmente. Un mazzo così orientato da carte specifiche non può che beneficiare di nuovi tutori, e Mastermind Acquisition e Razzacat Right, con Kirik in capo, possono risultare molto più efficienti, persino se vogliamo attivare l'abilità ciclo, anche con punti vita, per scremare la pila da qualcosa di poco adatto. Altra carta che può vedere posto tra le 99 è Trendy Soul Agony, non tanto per sfruttarla come potenziale chiusura, piuttosto per incrementare i nostri punti vita, che con il nostro generale in campo ci fanno sempre molto comodo per far girare al meglio l'intera build. Un'altra chiusura alternativa potrebbe arrivare a Doomsday, abbinata a una catena di combo da filtrare, riducendo all'osso il nostro grimorio, anche se il suo costo di cast, soprattutto se rapportato ai punti vita necessari per convertire il mana nero, sono molti per rendere più agile il suo cast. Sempre parlando di combo, si potrebbe valutare Chain of Smoke e le sue carte di riferimento, Professor Onyx e Sigmar Witch, creando comunque una base alternativa solida, con carte che anche prese singolarmente possono risultare impattanti per il nostro gameplay complessivo. Un'ultima considerazione va a tutte quelle carte che puntano a fare card advantage, pundendo i nostri punti vita, come Dark Confidant, Night Whisperer, Singing Blood e Pyrexian Arena, che potremo sacrificare in cambio una delle combo alternative, dando più benzina al generale e anche un modo diverso di affrontare il meta, sempre in fermento. Eccoci giunti al termine di questa disamina. Ringraziamo Lorenzo Aita per averci accompagnati alla scoperta di questo comandante inedito, sia per meccaniche proposte, sia per potenzialità sul fronte del deck building e delle chiusure, in linea con il flavor del piano firexiano. Se volete pilotare un archetipo che è la quintessenza del nero e delle sue peculiarità, questo Kirikson o Yagmoth potrebbe fare a caso vostro. Dovrete solo valutare con attenzione come spendere i vostri punti vita, sempre una risorsa, anche se limitata in questo formato. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video, dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.